Bentornati nella soffitta di Pippo, il nostro angolo preferito dove la nostalgia incontra il fascino. E stavolta ci spostiamo sotto il sole bollente di Miami per raccontarvi una storia tutta pepe e vibrazioni. Siete pronti a tuffarvi in un mondo fatto di telecamere accese, look audaci e sorrisi disarmanti? Oggi vi portiamo alla scoperta di una vera regina del glamour internazionale. Signore e signori, benvenuti nell'universo di Jenny Scordamaglia. Jenny nasce il 16 settembre del 1988 a Jersey City, negli Stati Uniti, ma le sue radici sono un mix intrigante. Madre colombiana, padre uruguaiano di origini italiane. E infatti, quando aveva solo 3 mesi, i suoi si trasferiscono in Uruguay, a Tacuarembó, dove Jenny cresce tra natura, cultura latina e un'energia che, a detta sua, non l'ha mai abbandonata. Da piccola si divide tra scuola bilingue, sport e le prime esperienze davanti all'obiettivo. E già si capiva che questa ragazza non sarebbe rimasta nell'ombra. Il grande salto arriva qualche anno dopo, quando ritorna negli Stati Uniti e inizia a lavorare come modella. La vediamo su Cosmopolitan, Teen Vogue e in una manciata di film indipendenti, soprattutto horror, come Elle Glades e Bikini Swamp Girl Massacre. Titoli che già da soli promettono fuoco e scintille. Ma il vero successo arriva quando fonda, insieme al marito e produttore Enrique Benzoni, il canale Miami TV, una piattaforma che mescola lifestyle, viaggi, intrattenimento e diciamo pure una forte dose di disinvoltura. Jenny diventa il volto e l'anima di numerosi format che hanno fatto il giro del mondo online. E non stiamo parlando dei soliti programmi patinati da salotto. No, qui la temperatura sale subito. Il primo format cult è Jenny Live, un talk show dove la nostra Jenny chiacchiera di tutto. Energia, benessere, psicologia, esperienze mistiche e qualche confessione piccante qua e là, ma sempre con quel suo sorriso travolgente e uno stile che potremmo definire libero. Poi c'è Miami Caliente, premiato persino con l'Aguila de Cristal nel 2010. Un viaggio esotico tra le notti infuocate di Tulum, i party nelle ville dei Caraibi e interviste sulla spiaggia che, diciamolo, attirano lo sguardo anche solo per il look della conduttrice. E come dimenticare The Naked Kitchen? Una cucina fuori dagli schemi dove Jenny e i suoi ospiti preparano ricette in modo molto disinvolto. Un'idea che ha fatto impazzire il web. Perché non basta cucinare bene? Bisogna anche saperlo fare con charme. Il tutto condito da una regia curata e una luce morbida che accarezza le forme invece di nasconderle. Un tocco estetico che rende il tutto elegante, mai eccessivo. Jenny è diventata un fenomeno anche grazie al suo stile. Abiti ridottissimi, trasparenze strategiche e la capacità di stare davanti alla telecamera con naturalezza disarmante. Non ha mai fatto mistero del fatto che ama sentirsi libera, anche nel modo di vestire. E anzi, come ha raccontato in varie interviste, non fa parte di alcun gruppo alternativo. Semplicemente si sente bene a pelle e lo comunica con energia positiva. Il suo pubblico? Devoto. Da Miami al Sud America, fino all'Italia e alla Spagna, è amata e seguita da chi cerca qualcosa di diverso, lontano dai soliti format noiosi. Lei non provoca per il gusto di provocare. È semplicemente se stessa, e questo la rende magnetica. Certo, non sono mancate le gaffe diventate virali. Durante le riprese di alcuni show, il suo abbigliamento ha fatto parlare Eccome. Tra scollature vertiginose e abiti che lasciavano poco spazio all'immaginazione, in tanti hanno immortalato momenti diventati subito virali sui social. Ma Jenny, con classe e ironia, ha sempre sdrammatizzato tutto. Sul suo canale YouTube, così come sui profili Instagram e TikTok, condivide video dai suoi viaggi, frammenti delle sue trasmissioni e messaggi motivazionali. In bikini, con il sorriso stampato in volto, o mentre pratica yoga nei suoi ritiri spirituali a Tulum, dove ha fondato Energy Paradise, un resort immerso nella natura dove organizza sessioni di meditazione, danza e benessere olistico. Un mix irresistibile tra sensualità e spiritualità. Un aneddoto curioso? A 19 anni si è sottoposta a un intervento per aumentare il décolleté e in modo molto sincero ha poi detto di essersi un po' pentita, consigliando alle ragazze di aspettare almeno i 23 anni prima di prendere certe decisioni. Un consiglio da sorella maggiore che, detto da lei, suona ancora più credibile. Jenny Scordamaglia è un perfetto esempio di come si possa unire ironia, bellezza e carisma in un mix unico. È una donna che ha fatto del proprio corpo uno strumento di comunicazione, senza mai perdere l'autoironia. E in un mondo che spesso è troppo rigido, lei è un inno alla libertà.
alla vitalità e, perché no, un pizzico di malizia. E voi la conoscevate già? Vi piacerebbe che parlassimo anche di altre dive fuori dagli schemi come lei? Scrivetecelo nei commenti. E se questo viaggio nella Miami più caliente vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella per non perdervi neanche un episodio. Alla prossima storia, rigorosamente raccontata con stile qui sulla Soffitta di Pippo.